Ciao a tutti amici, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Sono Stefano Medici e questi video sono realizzati in collaborazione con RCF Photo, che è il più grande mercato di usato fotografico garantito d'Italia. Grazie a loro ho la possibilità di provare questo Nikkor 14-24-28 EDG. È un obiettivo molto interessante, un obiettivo recente con il trattamento ai nanocristalli. Andiamo a vedere un po' come è fatto, seguitemi. Lo tiriamo fuori dal suo bel pacchetto dorato tipico Nital. Cosa troviamo fuori? Eccolo qua. Innanzitutto una bella, comoda, pratica custodia. A me piacciono queste custodie perché sono imbottite il giusto, sono trasportabili sia a tracolla che nello zaino. Mi ci trovo molto bene perché, soprattutto parlando da escursionista, quando le mettiamo nello zaino sono ben protette, così urti che possono succedere quando facciamo trekking sono ben ammortizzati. È un obiettivo che è rivolto a due tipi fondamentalmente di fotografi, quelli di paesaggio che necessitano di un obiettivo grandangolare, di paesaggio perché molto spesso sono quelli che come me camminano, scarpinano, se lo portano in quota su terreni magari disassati dove anche il cavalletto spesso non è agevole da piantare, quindi hanno bisogno di avere in un obiettivo, in uno solo, un arco focale, in questo caso un 14-24. A chi è rivolto? Ve l'ho detto, ai paesaggisti, a coloro che hanno magari già una catena abbastanza consolidata, tipo 24-70, 70-200 e chi lo sa, 200 e in là. Se vogliamo qualcosa di sotto, le opportunità sono o un 14 mm fisso, un 20, un 21, un 24, se no con un obiettivo come questo ci facciamo tutto. Negli ultimi anni la ricerca, nell'ultimo decennio, lo sviluppo e la ricerca delle aziende produttrici è andata negli zoom più che nelle lenti fisse. Negli zoom perché sono quelli più richiesti, sono quelli che si vendono di più e alcuni obiettivi come questo fanno i baffi anche alle lenti fisse. Sembra strano per uno come me che è nato con delle lenti primarie dove si diceva, il vecchio detto, se vuoi contare gli aghi di pino di un albero devi usare una lente fissa. Oggi come oggi non è più vero. Qui abbiamo la comodità di avere un grandangolare che si sposta da 14 mm, che è davvero davvero ampio, fino al 24 che è una focale secondo me d'elezione per il paesaggista. È un obiettivo che per fare questo e per farlo bene ha bisogno però anche di avere uno schema ottico ed una costruzione che non nasconde il suo peso. Infatti è un obiettivo che pesa quasi 1 kg, 970 grammi per essere precisi. Come per molti obiettivi grandangolari, i filtri non si possono montare nella lente frontale perché è una lente frontale sferica. Diciamo che il filtro non è poi così previsto, a meno di ricorrere a quei kit che sono peraltro anche abbastanza costosi, che vengono montati sul gancio del paraluce. In questo caso lo vedete a petalo perché il formato del sensore è un 24-36, quindi questa è la necessaria costruzione. Venendo all'obiettivo, è un bell'obiettivo con un'escursione che vi dicevo non è esagerata, anzi se vogliamo dirla tutta è un'escursione molto particolare. Va bene a due categorie, vi dicevo, al paesaggista, va bene anche a chi invece fa l'architettura, anche se l'architettura, lo sapete, continuo a ripeterlo, secondo me vuole il decentramento. Il fatto che parta da 14 mm, perché non vi nascondo che io ho fatto la mia bella prova comparativa con il Tamron, ce l'ho qua, il 1530 G2, molto bello, ve l'ho detto anche nel video dedicato e vi invito a vedere quella prova comparativa che ho realizzato. La differenza è in 1 millimetro, da 14 dove parte il Nikkor ai 15 che parte quell'altro, ma nel grandangolare il millimetro in meno ci fa la differenza. Ma quando la fa la differenza? La differenza non ce l'abbiamo tanto nel paesaggio puro, perché 1 millimetro di differenza, cioè di ampiezza di campo, perché stiamo parlando di questo, se abbiamo la possibilità facciamo un passo indietro e abbiamo già pareggiato i conti. La differenza la vediamo negli interni. Per chi usa un obiettivo per fare degli interni stretti soprattutto, o avere un interno con una visione mozzafiato che butti nella prospettiva di un 14 mm tutto quello che i nostri occhi hanno davanti, allora ecco che il 14 è più bello del 15.
La qualità di questo obiettivo, la qualità, cominciamo da quella costruttiva, è costruito molto molto bene. Mi ricordo che quando fu presentato nel 2007-2008 mi sembra, molti di noi, me compreso, fummo un po' così spiazzati perché ci dicevamo: ma è possibile che il 14-24 sia quasi più bello del 14, bello come il 24, più del 20? Poi alla prova dei fatti era proprio così, è un obiettivo realizzato molto bene. Contrariamente ad altri obiettivi come diciamo di analoga lunghezza focale, il peso è concentrato qua. Questo aiuta un pochino, anzi aiuta molto devo dire, perché una volta agganciato alla fotocamera il peso ce l'avete tutto in mano, soprattutto se non si tratta di una fotocamera di quelle piccoline. Tutta la serie 7, la serie 8 della Nikon, le professionali di 3, 4, 5, 6, quello che è, si trovano molto bene con questo obiettivo e seppur manchi la stabilizzazione riuscite comunque a portarvi a casa delle foto abbastanza nitide, anche con tempi di scatto tutto sommato abbastanza lunghi, tra virgolette si intende, perché la mano libera, come sapete, viene messa in difficoltà e messa in crisi dalla estensione dell'obiettivo e ovviamente dal peso. Ma se il peso, come in questo caso, è concentrato qui, anche con le due dita, è abbastanza concentrato nella parte posteriore, riusciamo a portare a casa degli scatti nitidi anche con dei tempi che magari altri obiettivi non ci permettono. Nanocristalli, quindi una grinta dei colori saturi belli 7 volte su 10, quelle altre 3 vorremmo qualcosa di un po' più morbido, di un pochettino più pastellato, e vabbè, ci vengono incontro i vari settaggi picture style della camera e casomai lavoriamo con quelli o con la post produzione come sempre, però l'importante è avere un'immagine nitida, soprattutto in abbinamento agli ultimi sensori. Questo obiettivo fa faville, ma proprio faville. Poi, intendiamoci, è un 2.8, è un obiettivo che ha la capacità di raccogliere la luce, di restituirci delle scene in maniera un po' più naturale rispetto ad un F4 quando ci troviamo in condizioni di luce scarsa. E allora evviva il 2.8, evviva lo stabilizzatore quando invece ci troviamo che stiamo rientrando in ritardo, non abbiamo portato il cavalletto, siamo solo col monopiede e insomma vogliamo portarci a casa quella bella scena, e allora ecco che lì la stabilizzazione ci viene incontro, perché obiettivamente per il paesaggio, lo abbiamo sempre detto, 2.8, F4, insomma sono aperture che con le quali non si lavora molto spesso, cominciamo almeno dal 5, 6, 8, 11. È evidente che non si può chiedere di non avere la vignettatura a 2,8, però a 2,8 faccio delle scene di interni dove talvolta, ve l'ho sempre detto, la vignettatura ci sta anche bene, lo caratterizza un po', e casomai, insomma, oggi come oggi abbiamo i software per correggere anche questo. Mi è piaciuto molto anche nel reparto video, perché, torno a ripetere, il fatto di avere un 2,8 di massima apertura mi aiuta nella naturalezza di alcune scene, quindi anche in questo caso il rating è un rating elevato. Diciamo che c'è una certa morbidezza agli angoli, anche diaframmando a 8, ma è normale per... Allora, innanzitutto per una ovvia costruzione di un obiettivo come questo, che, lo abbiamo detto, non è nemmeno un 2x, ma ha 14 lenti in 11 gruppi, significa che c'è tanto vetro, quindi c'è non solo una caduta di luce ma anche una caduta di qualità, tanto più questa caduta di qualità è evidente in tutti quegli obiettivi, mi viene in mente il 17 mm decentrabile Canon, il 19, lo stesso della Nikon, che hanno una lente così asferica come lente frontale, sulla quale, pensate, nella distanza di 1 centimetro tra l'apice della curvatura e gli angoli, andiamo a sballare il fuoco in maniera esagerata, quindi anche chiudendo e diaframmando non si possono fare miracoli. Allora credo che per quel che riguarda la sua categoria, cioè un 14-24, sia veramente un bell'obiettivo, un obiettivo riuscito. Forse qualcosina meglio, vi ripeto, si poteva farlo nella periferia, ma non tanto nelle zone periferiche del fotogramma quanto proprio negli angoli estremi, dove qualche altro esemplare o altro produttore forse si avvantaggia un pochettino, anche perché non dimentichiamo che quando parliamo di 2007 siamo nel 2019, ci sono 12 anni di gap rispetto a chi produce oggi un obiettivo. Le ghiere sono fluide, certamente, per il video insomma, come tutti gli obiettivi moderni, regolare la messa a fuoco manualmente non è poi così
piacevole, è funzionale sì, ma non è così piacevole perché è un po' sfrenata come la maggior parte di questi obiettivi. Per il resto c'è un unico switch, autofocus, manual focus, quindi non avete di che preoccuparvi anche se siete di notte al buio e volete trovare i comandi, ce n'è solo uno. Nel frattempo l'ho montato in camera, così almeno così insomma lo vediamo anche montato come si presenta. Vi dicevo, è ben bilanciato, però certamente il peso c'è. Sull'autofocus non spendo tante parole, nel senso che è un grandangolare e di quelli molto spinti, quindi vi dicevo anche l'escursione della messa a fuoco non mette sotto pressione l'obiettivo, insomma non deve spostare chissà cosa. Le mie conclusioni su questo obiettivo sono, è un rating a 4 stelle e qualcosa, non sono 4,5, non sono 5, ma non sono neanche 4, perché vi dicevo qualcosa in più me lo sarei aspettato. I colori sono belli, sono quelli Nikon, poi c'è il trattamento ai nanocristalli, bellissimi. Comincio nel mostrarvi una nitidezza che comunque per un 14 mm c'è, ma anche la capacità di selezionare i vari piani prospettici, e anche questo è interessante. È interessante le ombre, al di là della potenzialità del sensore della D850, ma è un obiettivo che resta leggibile anche nelle ombre, quindi contiene bene le luci, e guardate che per un grandangolare non è certamente una cosa abbastanza sodata, non è affatto consolidata. Un altro esempio, questa è una foto scattata col diaframma alla massima apertura 2.8, vi faccio notare la capacità di andare a mettere in evidenza i dettagli finissimi, siamo al pixel reali 100%, così lo elevo ancora un po' di più solo per mostrarvi che cosa può andare a dettagliare, quindi c'è una capacità di racchiudere in una profondità di campo limitata, ma per forza lo abbiamo detto perché è da ascrivere alla capacità che ha meccanicamente questo obiettivo, dotato di una lente frontale così sferica, con una curvatura così pronunciata. Mi piace molto invece il contrasto generale, che non è un contrasto così elevato come si potrebbe pensare per via dei nanocristalli, ma riesce a mantenere un garbato transitorio tonale tra le alte luci e le ombre. Infatti, ripeto, tenendo conto certamente delle qualità del sensore della Nikon, vedete com'è possibile davvero bilanciare anche un po' dopo lo scatto quelle che possono essere le luci o le ombre senza intervenire in maniera massiva. Questo è senza dubbio ascrivibile al trattamento delle lenti, alla capacità, alla bassa dispersione che hanno, ma quello che mi piace di più è il fatto di come riesca a contenere le alte luci. Anche qui, se vedete, questi sono dei file proprio sputacchiati dalla camera, per intenderci, non c'è né post-produzione, sono i JPEG in camera. Mi pare che il formato sia quello standard, il picture style è quello standard. Come vedete, non solo c'è la nitidezza che ci aspettiamo di avere, e che razza di nitidezza, ma come vi dicevo non ci sono quei contrasti tipici di alcuni grandangolari che per mettere insieme tutto quanto offrono una grandissima nitidezza al centro, determinata più dal contrasto che da una capacità reale di catturare tutte le frequenze e quindi insomma dalla bontà dei vetri che li compongono. Guardate anche andando a illuminare come riusciamo ad avere dettagli, cioè un obiettivo che ci dà un sacco di informazioni, quindi di verdi, di sfumature che compongono quindi una piacevolezza complessiva di un utilizzo di un obiettivo non solo per il paesaggio, non solo per gli interni, ma anche per fare qualche foto un po' diversa e godersi insomma a tutto sesto questo obiettivo, che secondo me è fatto veramente molto bene. Devo pensare di acquistare un obiettivo come questo? Sì, mi piacerebbe, magari per completare verso il basso il mio corredo, perché l'effetto che un 14 mm vi dà nella fotografia non ve lo dà il 16 mm, non ve lo dà il 17, il 18 mm, ve lo dà il 14. Vi ringrazio per aver visto anche questo video e vi aspetto ai prossimi. Non perdetevi il confronto con questo signorino qua, il Tamron 1530 SP. Ciao a tutti, alla prossima!